Ciao a tutti, ben trovati, sono qui a parlare solo di musica, non live ma still live. Prendiamo per esempio due dischi che in apparenza hanno a che fare con il blues solo di striscio, ma che in realtà sono totalmente e contemporaneamente da home blues nella sostanza, ma dentro al concetto di improvvisazione libera. Ops. Il tributo a Jack Johnson di Miles Davis, pubblicato nel 1970, e Super Session di Mike Bloomfield, Al Kooper e Steve Stills, pubblicato nel 1968. Questi sono due dischi di origine sostanzialmente diversa, ma dove in entrambi i casi l'improvvisazione libera è il leitmotiv aristocratico che utilizza il blues come arnese proletario. Il primo è una specie di follia improvvisativa, due lunghe suite blues rock di Miles Davis, realizzate nel 1970. La musica di questo disco venne utilizzata da Bill Clayton nel documentario dedicato appunto al grande pugile Jack Johnson. Is a man who casts a giant shadow. Jack Johnson. You sure bounce easy. È il disco successivo, quasi il proseguo di Beaches Brew, che Miles sembra volesse registrare assieme a Jimi Hendrix, che morì prima di quelle sessions. La chitarra quindi in entrambi i casi è di John McCloning. Disco completamente registrato senza schemi e fatto totalmente di improvvisazione blues. Due uniche take ipnotiche. La prima sessione di registrazione, Right Off, avvenne in maniera quasi accidentale. John McLaughlin, mentre attendeva Davis negli studios della Columbia, iniziò ad improvvisare con dei riff blues di chitarra e venne raggiunto quasi subito da Michael Henderson e Billy Cobham. Venne invitato ad unirsi anche il grande Herbie Hancock, che si trovava nell'edificio per suonare l'organo. Miles Davis arrivò per ultimo ed infatti, se ci fate caso, inizia il suo solo dopo circa 2 minuti e mezzo dall'inizio del brano. In merito alla seconda traccia, una curiosità. Yesternow è costruita attorno alla linea di basso modificata della canzone di James Brown Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Il secondo album che vi consiglio è un altro album storico, concepito su improvvisazioni blues psichedeliche. Super Session di Mike Bloomfield, Al Kooper, Steve Stills, un album del 1968. In questo disco anche l'accordatura honky tonky della chitarra del grande Mike Bloomfield, una Les Paul standard del 1959, sembra far parte del gioco. Questo LP contiene Albert Shuffle, un lungo blues improvvisato su divagazioni ispirate dal maestro Albert King, grande padre del blues di cui avremo modo di parlare ampiamente. In Albert Shuffle si respira tutta l'emotività del momento, ma è evidente come l'improvvisazione si basi sullo studio e sull'assimilazione di quanto il grande bluesman con la pipa era stato in grado di fare prima, e travasato in questo giovane e talentoso chitarrista bianco, nato a Chicago nel 1943 e morto a San Francisco consumato dalle droghe nel 1981. Proprio a confermare la mia tesi, cioè quella della conoscenza che stimola l'istinto, Bloomfield passa la sua gioventù, nei primi anni 60, suonando la chitarra nel South Side con i vecchi musicisti neri. Roosevelt Sykes, Sleepy John Estes, Young Rachel, Big Joe Williams, cercando di assorbirne il più possibile. A seguito di tale esperienza scrisse anche un libro, ora abbastanza raro da trovare, Me and Big Joe, proprio su Big Joe Williams. Ecco quindi che in questi due album, psichedelici a tratti ostici, si riassumono entrambi i concetti che ho cercato in qualche modo di sorvolare e che costituiscono secondo me le due anime dell'improvvisazione, quella libera da schemi ed anarchica e quella costruita sull'esperienza.